Ne ho una proprio grande nel piatto. Davvero? Sì. Uh. Questa pagliuzza già si vede bene. Si riscuote e poi finché lo lasci. Oddio quanto! Ma è tantissimo! Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e oggi siamo tornati al Porcupine Creek. Il nostro obiettivo di oggi è quello di scavare quanto più oro possibile. Purtroppo in questa punta dovete sapere che è vero che ci sono diversi grammi d'oro, il problema è che sono molto localizzati e tendenzialmente già durante la giornata, appena iniziamo a mettere la canaletta, tempo 5-10 secchielli e già l'arricchimento inizia a diminuire fortemente. Il Porcupine Creek è un rio il quale ci ha già fornito diversi grammi d'oro in questa stagione 2020. Non è affatto male. L'oro in questo contesto di ricerca è una risorsa rinnovabile. Significa che ogni piena potrebbe arricchire nuovamente quei sedimenti attorno di oro. Vuol dire che voi potreste tornare lungo la stessa curva anche diversi anni dopo e trovarla nuovamente arricchita di pagliuzze d'oro. La vostra attività deve essere il più ecocompatibile possibile. Ogni volta che estrarrete sedimento, mi raccomando di lavare solo quello necessario e tutto il resto di riporlo nella buca in cui voi l'avete trovato. Quello che vi ho appena detto non ha solo un riguardo dal punto di vista pratico, ma anche un punto di vista legale. Infatti in Piemonte dovete sapere che la regione vi obbliga a eseguire il ripristino. Ripristinate sempre man mano che procede lo scavo. Siamo nella punta dove siamo arrivati domenica con i ragazzi di Cosa Facciamo Oggi. Vi lascio qua sopra il link in dettaglio. Sono con il mio amico Roberto. Ciao a tutti! A cui sto insegnando a cercare l'oro. Non ha mai cercato l'oro in vita sua, vero Roberto? Mai. Mai. Quindi sicuramente per lui è un'esperienza Unica, incredibile. è sempre un'emozione quando vede le posizioni del piatto. Domenica con i ragazzi Cosa Facciamo Oggi abbiamo delineato un arricchimento aurifero qua e abbiamo compreso che c'è un'area molto ricca. Purtroppo non c'è la corrente adatta per mettere la canaletta. Come potete vedere è tutto completamente piatto. Ma ho portato Naturopen, un piatto molto veloce per fare prospezione, al limite può anche essere usato per fare coltivazione. L'oro viene roso a quell'ansa e durante le piene viene depositato poco a valle, dove c'è adesso Roberto e dove inizia la punta aurifera di Porcupine Creek. In sostanza facciamo un processo a catena, estraiamo sedimento da quello scavo, lo setacciamo all'interno del cabasso e dopodiché laviamo qua al fiume. E questo è il nostro processo di produzione o di coltivazione di oggi. Questo è il nuovo sport, il sedimento al volo. Ci vuole un po' di nonnismo al primo giorno. Questa è la nostra zona di coltivazione, vuol dire che da qui adesso noi procederemo a scavare verso monte. Questo è il nostro cumulo di sedimento che andremo ancora a setacciare e man mano che andiamo avanti andrò pian piano a ripristinare. I massi li prendo e li metto qua dietro, ma faccio un ripristino. E adesso lo laviamo. Vediamo se Roberto riesce al suo primo tentativo a utilizzare la Turbopen. Ok, se qualcosa vola già via non ti preoccupare, vuol dire che proprio si diventa molto leggero. Adesso prova a fare dei movimenti rotatori sempre in questo senso, molto più ampi. Ogni tanto shaker di nuovo violentemente, senza perdere sedimento. Benissimo. Adesso siamo arrivati praticamente alla fine. Allora, devi far così, guarda. Come l'altro piatto, lo angoli sugli scalini davanti. Ok. Esatto, e fai questa fase di lavaggio senza più toccare questi scalini però, l'acqua non deve più arrivarci. C'è una piazza laggiù. E solo dovrebbe essere tu nelle trappole centrali, logicamente. E vedi come è inclinato il piatto. Sì. Poi solo qua lavo, guarda come lavo pochissimo, solo qua. E il resto vedi che non lo tocco neanche. Poi un po' di acqua apro. Ah, guarda quelle belle pagliuzze che hai trovato. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5.
Belle, molto belle. Adesso prendiamo l'altro piatto della Garrett e andiamo a vuotare il contenuto della Turbopen qua dentro e poi dare una sciacquata, così. Bellissime. Vero? E questo qua trovate te, con la Turbopen, al tuo primo colpo. Bello, bello oro. Queste sono le pagliuzze d'oro che ha tolto Roberto al suo primo tentativo con la Turbopen. Direi un ottimo risultato. Allora, abbiamo trovato un sacco di pagliuzze d'oro nei primi piatti al cabasso, però il cabasso è enorme e quindi facendo tutto il piatto abbiamo deciso di passarlo tutto in Turbopen. Beh, di oro direi che ce n'è. Ci sei rimasto? Sì, guarda quante Guarda quante ce n'è. No, è incredibile, guarda questa quanto è grande. Allora, il risultato del secondo cabasso fa passare un leggerissimo flusso d'acqua sopra. Direi che ce n'è di nuovo un bel po'. Tutte queste pagliuzze sono tutte pagliuzze d'oro. Molto belle. Vedi come c'è anche oro molto fine. Vuol dire che con la Turbopen non ne stiamo perdendo tantissimo. Sì. Perché sennò quello, la prima cosa che perdiamo con la Turbopen è quello fine così, queste qua, questi puntini lì. Guardate quanta magnetite che c'è, pazzesco. Qua c'è già, quanto è grossa questa? Guarda lì, hai visto? Quanto sono grandi. C'è tutta la famiglia. Beh. Esplosione. Beh. Guarda quanto è grande questa. Hai visto quella? Guarda che bello. Quando ne trovi tanto così non è affatto male. È sempre bello vedere il piatto giallo, bella quella. Quale? Questa. Ah, cazzarola. Bella, Molto. Invece ragazzi, volevo farvi vedere qua il ripristino che stiamo facendo. Cioè che abbiamo messo le pietre maggiori dimensioni qua sotto e poi sopra abbiamo messo il setacciato che vedete adesso è ancora bagnato. La maniera più ordinata sarebbe stato metterli a coltello e ne abbiamo scavato abbastanza di oggi, direi. Allora, questo è l'ultimo piatto della giornata. Ci sono ancora delle pagliuzze d'oro, non è male, però lo scavo è praticamente terminato. Quindi la prossima volta che torniamo a Porcupine Creek dobbiamo cercarci un altro scavo. Oro italiano 100%. Allora, io e Roberto siamo arrivati alla fine della giornata. Voglio farvi vedere quanto oro abbiamo trovato. Ce n'è veramente tanto e siamo molto soddisfatti. E l'oro che abbiamo trovato va a Roberto, che oggi è la sua prima giornata di ricerca dell'oro. Si riscuote e poi finché lo lasci. Oddio quanto! Ma è tantissimo! Ma che siete matti, oh? Ce n'è, Cazzarola! Ha detto tre pagliuzze! Uno raccoglie e poi alla fine guarda che a fine giornata... No, guarda quanto! No, è incredibile! Lì ci sarà occhio almeno 3 decimi, 2 decimi e mezzo, 3 decimi. Più il mio abbiamo superato il mezzo grammo secondo me. Ha un colore stupendo! Siamo arrivati a fine giornata e voglio mettere le pagliuzze all'interno del botticino di Roberto, che rimarranno lui come un ricordo della giornata. Allora, ho messo il botticino qua, l'ho riempito con un po' di acqua, va col ditino a tastare le pagliuzze, vedete si sono attaccate al dito, e dopodiché con un po' di pazienza le appoggio sul contenitore e loro vanno al fondo. Vedete, sono qua al fondo le pagliuzze adesso. Quindi con un po' di pazienza andremo a farlo con tutte le pagliuzze. Sì, sono proprio delle pagliuzzette. Si vedono molto bene con il vetro, così, con l'acqua dentro. Allora, va bene, allora ragazzi, siamo abbastanza soddisfatti, devo dirvi la verità. Abbiamo trovato poco più di mezzo grammo, ma non è la quantità a, diciamo, essere importante, più che altro il valore della giornata. Ho insegnato a Roberto come si cerca l'oro, si è molto appassionato e penso che lo rivedremo anche nelle prossime puntate. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati delle mie ultime avventure. Nel caso in cui ve lo foste perso, io ho scritto anche dei libri, vi lascio qua sotto i link. Io sono Matteo Berto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao 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 ciao. Guarda che tra un po' diventa buio, Andiamo.